Antonio Pelle nasce a San Luca nel 1932. Non va a scuola, ma viene descritto come un ragazzino disciplinato. Aiutava il padre a portare gli animali al pascolo verso il santuario di Volsi. Nella miseria in cui vive, capisce di avere un unico desiderio: avere rispetto ed entrare a far parte dell'onorata società. Questa la parola con cui viene definita l''ndrangheta. Ci sono due modi però per farne parte: o per legami di sangue, cioè il diritto di nascita. Antonio Pelle non è né figlio né nipote di 'ndranghetisti. Oppure la seconda strada è far scorrere il sangue. E la sua strada era la seconda: far scorrere il sangue. Antonio Pelle da giovane commise molti crimini: furti di bestiame, detenzione d'arma da fuoco, tentato omicidio, essendo sempre assolto nei processi nei suoi riguardi. In questi anni Antonio prende come consuetudine della 'ndrangheta un soprannome, perché serve a distinguere gli uomini uno dall'altro, visto che nella 'ndrangheta si parla di indrine familiari e spesso ci sono molti omonimi. Il suo soprannome diventa Ntoni Gambazza perché claudicava. Ed ecco poi che il 14 maggio 1961 Antonio Pelle ha la sua occasione per entrare a far parte dell'onorata società. Nei boschi di San Luca si verifica una sparatoria. Viene ucciso un pezzo grosso della malavita di San Luca. Si chiamava Sebastiano Pizzata. 2 settimane dopo si presenta in caserma Antonio Pelle Gambazza e ammette l'omicidio. La sua ricostruzione però non sembra combaciare appieno con le dinamiche stabilite dai carabinieri, ma Pelle si addossa tutta la colpa dell'omicidio. La vittima, inoltre, aveva avuto forti contrasti con un boss di nome Ficara, a cui Pelle era molto legato. Nel 1968 viene condannato a 23 anni di carcere per omicidio volontario. Ha già dei figli piccoli quando entra in carcere, ma sa che l'organizzazione si farà carico di tutte le spese necessarie, che siano mediche, legali o di altra natura. Questo è il prezzo pagato per entrare nell'organizzazione. Rinchiuso nel carcere di Pianosa per 2 anni, poi venne messo a soggiorno obbligato in Puglia, ma nel febbraio del 1971 scappa e diventa latitante e si nasconde nella sua terra, ad Africo, un paese vicino a San Luca, perché stranamente, a come si pensi, è il posto più sicuro per un latitante. In questo periodo di latitanza diventa amico di un boss potente come Giuseppe Morabito Udela Dritto. Questo sodalizio cambia la storia dell''ndrangheta. Il paese di San Luca viene chiamato la Mamma. Simbolicamente è così importante perché c'è il santuario della Madonna di Volsi. Ogni anno, il 2 settembre, si festeggia la Madonna della Montagna, con la celebrazione sentita da tutti i calabresi. Qui, che da più di un secolo, proprio in occasione della festa della Madonna, tutti i capi di tutte le filiali dell'organizzazione sparsi per l'Italia e nel mondo vengono a porsi in questa occasione per discutere problemi e strategie. L''ndrangheta vuole partecipare e vincere gli appalti, ma per farlo ha bisogno di grosse somme di denaro. Essendo gli anni dei soldi stanziati dallo Stato per il porto di Gioia Tauro e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, i soldi li ottiene tramite i sequestri, che diventano l'attività principale. I soldi ottenuti dai riscatti venivano subito reinvestiti. A Bovalino nasce un intero quartiere chiamato Polghetti, perché si dice che sia stato costruito con i soldi del rapimento. I sequestrati passano mesi o anni incatenati a mani e piedi nel mezzo dell'Aspromonte, legati ad alberi, lasciati per mesi incatenati come cani, a tal punto che diventa difficile anche camminare dopo tutto questo lasso di tempo, avere addirittura lo stesso passo identico per mesi e mesi. Dal 1969 al 1998 ci furono ben 672 sequestri di persona a titolo estorsivo. È il periodo riconosciuto come la stagione dei sequestri. Nei giornali quotidiani c'era una sezione apposita che parlava solo di quello, era dedicata ai sequestri di persona. I soldi dei sequestri serviranno all''ndrangheta a finanziare tutti gli appalti che venivano fatti in Calabria.
Il nostro Antonio Pelle Gambazza, in quel periodo dal 1971 al 1977, era lì, nel suo territorio. In quegli anni gli nascono anche 3 figli. Però nessuno lo trova, è un fantasma. Ma ecco che il 21 novembre 1977 finisce la latitanza di Antonio Pelle Gambazza, arrestato in un bosco a Benestare, un paese vicino San Luca. Viene catturato dopo che dei carabinieri stavano lì per controllare l'argine di una fiumara. Viene riconosciuto e arrestato. Finisce di nuovo in carcere dopo 7 anni di latitanza. Da lì, dal carcere di Messina dove era stato rinchiuso, Gambazza può uscire ormai solo in 3 ipotetici modi, visto che ha già precedenti per omicidio volontario e associazione a delinquere. 1. La fine della pena. 2. Scappare. Oppure la terza, la grazia del Presidente della Repubblica Italiana, che è un evento molto raro. Eppure, nel 1981, il presidente Sandro Pertini gli concede la grazia. Anche se può sembrare strana la grazia, Antonio Pelle Gambazza era un detenuto perfetto, un detenuto modello. Ad in aiuto a questo c'era una dichiarazione scritta del fratello di Sebastiano Pizzata, il boss ucciso a San Luca nel 1961 e di cui si era addossato la colpa, che diceva che il fratello di Pizzata, Bruno, concedeva il perdono a Gambazza per il reato commesso e lo assolveva da tutto ciò che riguardava quel reato. Era il 19 giugno 1979. E ecco dunque gli elementi per la grazia c'erano tutti, in più Gambazza non era ancora un boss riconosciuto dallo Stato, anche perché il reato di associazione mafiosa ancora non esisteva, nascerà nel 1982 e quello dell''ndrangheta nel più vicino 2010. Così Antonio Pelle torna a San Luca, in libertà vigilata, avendo scontato per lo Stato italiano tutte le sue colpe. Ma per l'organizzazione lui torna ed è un capo. Secondo i collaboratori di giustizia, è proprio dopo la grazia ricevuta che Gambazza riceve dall'organizzazione il grado di capo società di San Luca. Nel 1982 viene addirittura assunto dallo Stato stesso come operaio forestale, cioè doveva controllare per lo Stato italiano il territorio che conosceva meglio, l'Aspromonte a San Luca, che in quegli anni dei sequestri diventa una miniera d'oro e diventa un business incredibile che frutta miliardi e miliardi che devono essere reinvestiti negli appalti pubblici. E tutto quel potere economico fa scoppiare la seconda guerra di 'ndrangheta, che provocherà 700 morti in 6 anni. Questa guerra rallenta gli affari dell''ndrangheta e attira la polizia. Così i boss più autorevoli cercano una mediazione. E chi era tra i più influenti? Gambazza. È così forte la sua parola che riesce a fermare la carneficina. Così l''ndrangheta e le sue endrine escono da questa guerra più unite e con un obiettivo principale: lanciarsi nel mercato del traffico di droga della cocaina, crescendo il suo potere silenziosamente. Così, dopo gli appalti dove entra con il cemento, investe in un mercato che è il più redditizio che esista al mondo. L''ndrangheta intuisce per prima questo mercato di questa droga, tratta alla pari con i cartelli colombiani e messicani e vende la coca a mezza Europa, fatturando un giro d'affari di 53 miliardi d'euro l'anno, estendendo i suoi tentacoli in tutti e 5 i continenti e risultando una delle mafie più potenti al mondo. Arriva a questo traguardo grazie alle sue regole ferree e alla sua struttura familiare. Mentre Cosa Nostra ha gli occhi addosso di tutto il mondo nel maxi processo, l''ndrangheta continua a fatturare fino a quando scoppia il conflitto che farà conoscere San Luca al mondo e soprattutto l''ndrangheta. Carnevale del 91, alcuni ragazzi del clan rivale Nirta Strangio lanciano delle uova contro il circolo ricreativo gestito da Domenico Pelle, figlio di Antonio Gambazza. Il lancio di uova quindi viene visto come una provocazione e Antonio Vottari del clan alleato ai Pelle spara e ne uccide 2. Un anno dopo sarà ammazzato a sua volta. Si scatena una vendetta infinita, dove cadono anche boss illustri come Nirta Giuseppe, che era un capocrimine, ucciso il giorno di San Giuseppe, e il suo onomastico, 19 marzo 1995. Quel posto lasciato da Giuseppe Nirta come capocrimine lo ricoprirà, secondo le forze dell'ordine, Antonio Gambazza. Gambazza, con il potere acquisito e il suo modus operandi, ottiene la tregua della faida. Si ha una tregua di 10 anni,
ma con il mandato di cattura per Gambazza, che deve tornare latitante nell'Aspromonte, riparte la faida. È il Natale del 2006, 5 del pomeriggio, nel centro di San Luca. Viene uccisa una ragazza di 33 anni, che è della famiglia Strangio. I Pelle tentano una mediazione, ma in realtà Strangio organizzano un'eclatante vendetta. A Ferragosto del 2007 a Duisburg, in Germania, a 2000 km da San Luca, 6 persone vengono uccise all'uscita di un ristorante italiano, il ristorante da Bruno, dove uno di loro aveva appena festeggiato il suo 18° compleanno. Vengono esplosi 70 colpi. La percezione mondiale dell''ndrangheta dopo la strage di Duisburg non sarà più la stessa. Lo Stato cinge d'assedio San Luca e il 12 giugno 2009 viene arrestato Gambazza nell'ospedale di Polistena, a circa 70 km da San Luca, dove stava curando un'ernia. Dopo 9 anni di latitanza era ricoverato addirittura con il suo vero nome. Dovrà scontare 26 anni di carcere, ma essendo molto malato viene messo ai domiciliari a casa, a San Luca, dove morirà pochi mesi dopo, il 4 novembre 2009, per arresto cardiaco. Un fatto curioso per concludere: Pertini non è l'unico presidente della Repubblica con il quale si intrecciava la vita di Antonio Pelle. Prima che ottenesse la più alta carica dello Stato nel 1971, l'ex presidente Leone era un avvocato e tra i suoi tanti clienti c'era proprio il boss di San Luca, la cui difesa riuscì a farlo assolvere in 9 dei 10 processi in cui fu imputato. Questa è la storia di Antonio Pelle, detto Gambazza, un boss di 'ndrangheta e capocrimine di San Luca. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale, è gratis e mi aiuti a crescere. Spero di rivederti presto sul mio canale.